Sembra di essere i boss della strada, talmente sei alto. Hello guys, buongiorno a tutti quanti. Oggi siamo da Denny's. Ragazzi, sono stato anche in questo posto, mi sono accorto adesso di questa bella donna che c'è dietro. Comunque siamo da Denny's a far colazione, anzi, o meglio, gli altri sono da Denny's a far colazione perché praticamente non posso mangiare nulla dei dolci che fanno. Cos'è che voglio fare? Voglio fare una sorta di video su una macchina che è la prima volta che prendo e guido una macchina del genere. Mi sembra, adesso vi farò vedere, anzi se è già vista, è questa qua alle mie spalle. Sembra di essere i boss della strada, talmente sei alto. Adesso giro la telecamera e vi faccio vedere, ve la descrivo anche. Allora ragazzi, siamo appena arrivati a Orlando, Florida, come si vede anche dalla targa, tanto è una macchina rentata, chi se ne frega. Oggi spero non si senta troppo il vento, comunque stiamo facendo colazione qua da Denny's, stanno facendo perché non posso mangiare nulla. E questo ragazzi è il mezzaccio. Voglio fare una sorta di video recensione con questo video su YouTube di come è guidarla, come è. Beh, innanzitutto raga, direi dalla possezza e dall'altezza anche, ragazzi, sembra un monster truck. È veramente assurdo questa macchina e sembra veramente, quando tu guidi, il boss della strada letteralmente. Allora, partiamo dal modello. Questa è una Ford Bronco. In Italia ragazzi penso che non ci sia, perché giuro ragazzi, io sono uno appassionato di macchine, è la prima volta che ne vedo una del genere, quindi veramente quando l'ho vista ho detto questa la voglio io. Questa farà parte della mia collezione. Non so quanto costa, non so quanti cavalli ha, non so nulla di tutto questo, però vi posso dire che l'ho già guidata per un'oretta ed è molto 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 carino. Poi, dato che c'è dentro una persona che sta facendo una chiamata adesso, dopo quando ci sposteremo farò un tour anche dall'interno, ma andiamo ad analizzarla dall'esterno. Beh, innanzitutto, prima cosa che salta subito all'occhio è l'altezza di questa macchina. Veramente ragazzi, è veramente veramente alta, tanto alta, ma soprattutto perché guardate che gomme c'ha qua. C'ha praticamente delle ruote che sono alte quanto la mia anca. Questa qua è la mia anca, manca neanche 10 cm, è della stessa altezza. Sono veramente veramente alte, soprattutto anche lo spazio che c'è tra il parafango e la ruota, che tra l'altro molto figo perché c'ha un parafango sporgente, cioè proprio è larga ragazzi, è larga, è mastodontica. Cioè, adesso vi faccio vedere senza che mi schiacciano. Cioè, questo è un parcheggio e ragazzi, i parcheggi generalmente qua sono più larghi del solito. Guardate quanto spazio occupa veramente tanto spazio. Poi cos'è che salta fuori, salta all'occhio? Questa gomma gigantesca anche dietro, e qua ovviamente c'è un bagagliaio veramente veramente capiente, veramente grande, con adesso qua abbiamo alcune attrezzature, alcuni strumenti che ci servono poi per lavorare, dato che lavoriamo online e oggi ce ne andiamo da qualche parte di bello con questa macchina. Andremo in spiaggia, la testeremo. Non so se troveremo un posto per testarla sulla spiaggia, perché questa macchina ha la modalità sand, dopo vi farò vedere, per andare anche nella sabbia. Davanti ci sono tutte maniglie di questo tipo, probabilmente che per caricare cose qua su questo cofano mastodontico, ragazzi. Cioè, adesso vi faccio vedere una cosa. Ragazzi, guardate la mia altezza, mi arriva praticamente all'altezza del petto questa macchina, è alta praticamente quanto me, anzi è più alta di me, perché io sono alto 1,80 m, questa è l'altezza della macchina, quindi sarà alta almeno 2 metri, 2,10 m, una roba del genere. Davanti c'è un super
super paraurti che guai a chi si mette di fronte a noi. Haters per chi ce li ha, e ragazzi, se non hai haters vuol dire che non stai facendo niente, mi dispiace dirtelo, però se non hai haters occhio, perché vuol dire che ti stanno dicendo che non stai facendo nulla. Se hai haters vuol dire che stai andando contro la massa. E ragazzi, vi dico una cosa, occhio a chi si metterà contro di noi su questa strada, sulle strade di Orlando, Florida, perché con questa barra di metallo non ce n'è più per nessuno. Ford Bronco l'ho già detta, di lì c'è Paolone, questa è una macchina anche cabrio, quindi dopo vi farò vedere un po' anche come si scappotta. Sono curioso, non ho ancora capito come si fa, però sono veramente curioso di saperlo, e vi faccio vedere poi alcune cose da dentro. Ecco, una cosa che volevo far vedere, guardate quando sali, quanto è figa sta roba qua, questa roba è veramente figa. Tanta roba, tanta roba. E poi vabbè, non so se avete visto, scarpette, Ethereum e Bitcoin, sperando in una risalita. E nulla, questa è un po' la situazione qua a Orlando. Adesso vi farò vedere anche l'interno, tutto l'infotainment, gli interni come sono fatti, appena Paolo esce. E poi state connessi perché faremo un bel vlog tour di tutta questa esperienza dell'azienda, anche perché siamo venuti qua ovviamente per lavoro, quindi state connessi soprattutto per capire anche di cosa ci occupiamo, cosa facciamo e come lo facciamo. Adesso vi faccio vedere gli interni. Allora ragazzi, stavo provando a scoperchiarla, non è così facile come sembra, o perlomeno non è così comodo come sembra, anche perché da una Jeep non me lo aspetta la comodità, mi aspetto le prestazioni. Comunque ho capito che c'è tutta una roba da fare qua, ho guardato un tutorial nel mentre, c'è da togliere delle mollette, come si chiamano, quelli con il velcro, da lì, quindi mi sa lo faremo in un secondo momento, però posso comunque far vedere la macchina da dentro, no? Ovviamente non è così generalmente, perché quella parte lì, cos'è che fa? Puff, arriva qua davanti, però vi faccio vedere, innanzitutto prendo la rincorsa per salire e andiamo a vedere un po' gli interni di questa macchina. Innanzitutto così è come si presenta. Dietro c'è veramente tanto spazio, guardate quanto spazio c'è dietro per i passeggeri, si possono sedere nella parte posteriore, ci sono 5 posti. Qua davanti è veramente tanto larga, qua ovviamente Bronco. Che caldo che fa ragazzi, che caldo. In ogni caso andiamo a vedere un po' tutta la parte di infotainment. Mi metto ovviamente dalla parte del guidatore, che sono sicuramente più comodo per farvela vedere. Allora saliamo, intanto ogni volta che salgo si bruciano calorie su calorie. Ok, eccoci qua. Allora, bene, innanzitutto la macchina si presenta così. Partiamo da il volante, ok? È praticamente uguale, identico ai modelli Ford. Qua per i programmi, qua per il cruise control, volume, tutta la parte delle chiamate, precedente, successivo e via dicendo. Quando accendi la macchina, anzi posso anche evitare di accenderla, ok, questa è tutta la parte di infotainment, veramente scarso, nel senso comunque è una Jeep, non mi aspetto troppa comodità. Questo è il logo, molto simile alla Mustang ma col cavallino in giù. Non so se ho detto una cazzata, però non mi sembra così quello sulla Mustang, dato che ho guidato per diverso tempo anche una Mustang. Allora qua vabbè, non c'è tanto da vedere qua, perché veramente i controlli sono minimi. Qua tutta la parte di aria condizionata, qua ci sono ovviamente dei programmi per quanto riguarda, dato che questa macchina è 4x4, ovviamente c'è tutta una parte di controlli del 4x4, eccolo qua. 2H sono 2 ruote motrici, 4x4 ovviamente sono le altre. C'è una sezione di poter impostare quello che è drive door open. Chiudiamola così almeno si vede bene.
Diciamo ok, perfetto. C'è tutta una parte per quanto riguarda le modalità, questa è normale, questa è la modalità eco, c'è la modalità sport, che questa ancora devo provare, dopo la provo e vediamo com'è. C'è la modalità ancora sport, slippery, perdonatemi, ok, questo si è inserito quello che è il 4x4 per quanto riguarda l'andamento della strada, questa zona mare, sembra vedendo la foto, rocce, sabbia, vediamo se ce n'è un'ultima, no, non ce n'è un'ultima. Noi generalmente lasciamo o su sport o su normal, ok? Anche perché comunque per andare in strada sono le versioni migliori, dato che non ha senso attivare il 4x4 perché uno si rovina la macchina e secondo sull'asfalto, e secondo non ha letteralmente senso. Qua ci sono i controlli per quanto riguarda i finestrini, parecchio comodo da qua perché sei appoggiato così con il braccio intanto e nulla. Adesso appena finiscono gli altri di far colazione andiamo a farci un giro e vediamo un po' come è anche nella guida. Ci siamo ragazzi, facciamo un bel test drive di questa macchina. Adesso dobbiamo andare in una spiaggia qua a Orlando in Florida, avremo un'oretta di strada a fare con questo mezzo, lo testiamo, capiamo un attimino meglio il comfort e la guidabilità e direi che andiamo, nel mentre che poi guidiamo ne parliamo meglio. Stiamo bene ragazzi, stiamo andando a Cocoa Beach, penso di averlo pronunciato nel modo corretto, abbiamo un'oretta di strada da fare. Allora, innanzitutto prima vi facevo vedere già che qua ci sono diverse modalità per quanto riguarda la strada, c'è normal, c'è eco e c'è sport, diciamo che sono le tre modalità più consigliate per quanto riguarda, qua devo andare a destra, per quanto riguarda la strada, dato che il 4x4 qua per strada si rovinerebbe solo. Diciamo che quando tu guidi ti senti un po' il boss della strada perché vedi tutto. Di solito quando tu guidi una macchina normale non vedi davanti perché ci sono tutte le macchine davanti che ti coprono la visuale. Qua vedi sopra le altre macchine, cioè, sembra di essere veramente su un cavolo di un camioncino, esatto. E a tutti gli effetti questo è un SUV, ma secondo me è un super SUV. Dopo devo girare. Questa è la modalità sport, ovviamente pesa tanto e poi diciamo che questa non è una macchina sportiva che tu dici si sente l'accelerazione, no, questa deve avere ottime performance. L'ultima clip è passata circa una mezz'oretta, è venuto giù anche il diluvio universale e abbiamo testato la macchina anche con quello, metto una clip adesso della pioggia che c'era, ovviamente questa è inarrestabile. E ogni tanto penso mi piacerebbe passare su quel cavolo di prato, andare lì a fare un po' di fuoristrada perché ti ispira proprio a prendere la macchina, girare lì e andare fuori strada. In ogni caso comfort di guida direi eccezionale. Direi che dato che adesso la strada poi principalmente dritta c'è poco da far vedere, questa macchina secondo me va vissuta nel fuoristrada e se avremo l'occasione riprenderemo anche qualcosa per quanto riguarda il fuoristrada. E nulla, adesso stiamo andando verso una spiaggia, zona Orlando, andremo a pranzare, vedere un po' alcuni posti, potremo fare alcune cose, alcune chiamate, perché questa è la nostra vita, that's life, viaggiare, intanto guadagnare, mentre che sei in giro per il mondo, e se non c'hai idea di come è possibile, chiedilo a me che una soluzione te la posso dare sicuramente, perché questo secondo me è il modo migliore, conciliare quello che è tante passioni, perché comunque viaggiare può essere una passione per tante persone, qua sempre dritto, come poter anche far soldi per alcune persone può essere una passione, magari provare mezzi, vivere esperienze ogni giorno. E grazie a questo, grazie a una decisione che ormai 5 anni fa ho preso, quindi se sei venuto su questo profilo perché hai visto questa recensione di questa macchina, questa video testimonianza in italiano, forse anche il primo che c'è per quanto riguarda questa macchina, quindi
sarò il primo che recensirà una Ford Bronco, mi sfuggiva il nome. Sei venuto su questo profilo per vedere questo, sappi che non solo hai visto una recensione di questa macchina, se volessi comprarla, anche se posso dirti una cosa, a parte il fatto che non so se in Italia c'è questa macchina, ma penso di no. Seconda cosa, comprare una macchina, dato che comunque parlo e tratto di investimenti e formazione riguardante le finanze, comprare la macchina non è mai un'ottima scelta. Infatti questa macchina è una macchina noleggiata, che non ho debiti, non mi sono costruito debiti, non mi sono costruito obblighi, ma soprattutto c'è tutto un discorso dietro riguardo una gestione delle finanze corrette, cosa che la maggior parte delle persone ovviamente non ha, ma per un semplice motivo che a scuola purtroppo non lo insegnano. E generalmente comprare qualcosa che ti richiede soldi, ma quel qualcosa non ti restituisce come una macchina, perché una macchina è vero, ti restituisce emozioni, la puoi utilizzare come passatempo per divertirti e quant'altro, ma non è mai un'ottima, non è mai una buona spesa, perché ti toglie mese dopo mese soldi. Se la compri tramite un finanziamento, è un finanziamento tutti i mesi da pagare, se la usi hai la benzina da pagare, e questa vedo che consuma parecchio. Abbiamo fatto forse un centinaio di chilometri ad ascesa di una tacca, quindi su 4 è scesa di una tacca, quindi un quarto del serbatoio. C'è il bollo, l'assicurazione da pagare, soprattutto se sei in Italia, perché magari ha più cavalli, quindi è una pessima spesa. Io sono dell'idea che è molto più intelligente affittarla affittarla, noleggiarla, e anzi fatti furbo, perché questa macchina l'abbiamo presa tramite un'applicazione che si occupa proprio di affitti brevi, affitti short term di macchine, di qualsiasi genere di macchine. E questa persona qua, che è il proprietario vero di questa macchina, sicuramente è stato in grado di trasformare quella che era una passività in un'attività, perché lui avrà comprato questa macchina diversi mesi fa, diversi anni fa, anzi l'anno scorso, perché questa macchina è del 2022. Cos'è che ha fatto? Adesso la mette a un prezzo di 150 euro al giorno su un'applicazione di short term rent di macchine, ok? Quindi tutte quelle che sono le persone, i clienti che arriveranno e che noleggeranno come noi la macchina a breve termine, non solo gli permetterà di avere un'entrata mensile automatica, perché ieri sera siamo arrivati a prendere sta macchina e non c'era il proprietario, la macchina era aperta con dentro le chiavi in un cortile privato, quindi comunque una zona che ci aveva detto lui. Noi siamo entrati, l'abbiamo presa, l'abbiamo accesa e l'abbiamo portata via. Ovviamente lui lo sapeva, avevamo fatto quello che era il pagamento tramite questa applicazione che si chiama Turo, e siamo saliti su questa macchina e l'abbiamo presa. Quindi la cosa migliore è proprio questo: non comprare macchine, trasformare una macchina da passività in attività, come ha fatto questa persona qua, che la noleggia tramite brevi periodi di tempo. Detto questo, ragazzi, se c'è qualche altra situazione, qualche posto bello dove poter usare questa macchina, magari sullo sterrato, poi farò un video. Nel caso vi saluto e vi auguro buona continuazione. Seguimi su YouTube per essere aggiornato su tante esperienze che faccio, e anche su diverse macchine che guido, e anche su quello che è il mio lavoro, la mia professione. Detto questo, ci sentiamo presto, ciao a tutti.